Ciao Gin Lovers, sono qui sui campi dell'azienda agricola Shimongshan, nella distilleria. Sono io, Pier Cesare Vicini, il Master Distiller dei voi altri, e oggi parliamo di tipologie di gin. Quindi mi è stato chiesto sotto alcuni video di parlare delle varie tipologie dei gin che oggi ci presentano, e colgo quindi la palla al balzo per fare questo video e parlarvi di quello che penso io per quanto riguarda quelle che sono le vere e le uniche categorie dei gin che semplicemente ci vengono dalla storia. Ma prima di iniziare mettete un like sotto questo video, registratevi al canale e se volete assaggiare i nostri gin sia col compound sia London Dry li trovate tutti sul nostro store shigin.it come sulla maglietta. Quindi andiamo adesso a parlare di categorie o tipologie di gin. Quindi mi hanno chiesto cosa pensavo dei gin che presentano oggi. Vediamo che ci sono dei gin, quindi il Col Compound, quindi che è il classico, il nostro Col Compound, che per me ha un valore diciamo sentimentale, è uno dei primi gin che abbiamo prodotto nella nostra associazione Shesap, e che poi da questo abbiamo deciso di coltivare tutte le erbe aromatiche sul campo. Poi troviamo i London Dry, o comunque il Col Compound fa parte delle infusioni. Andiamo poi dall'altra parte, troviamo i distilled, quindi i gin distillati, di cui il re incontrastato è il London Dry. Quindi per me le due categorie di gin che vengono anche dalla storia del gin, quindi il gin nasce per quanto riguarda la sua prima incarnazione nello Ginevra, quello che fu. Nacque quindi da Geoffrey Jacob, un farmacista olandese, che creò quindi un'infusione di ginepro con, in quel caso lì, diciamo il liquido infusione poteva essere del vino, o in Olanda come nello Ginevra usano un alcol di malto giovane, quindi fra virgolette un whisky giovane, ed era un rimedio, visto le capacità diuretiche del ginepro, per quanto riguarda i problemi di stomaco e di fegato. Questo rimedio piacque a tal punto che comunque poi in un periodo di fermento come quello della Compagnia delle Indie e quindi della scoperta delle nuove spezie che venivano dall'Oriente, si decise quindi di creare una bevanda vera e propria che divenne anche una bevanda nazionale, quindi miscelando quello che era il primo e semplice infuso di ginepro con altre spezie che venivano quindi dalle Asie, diciamo delle Indie, dalla Cina, tramite la Compagnia dei Caraibi che commerciava quindi in questi paesi, si cominciò a creare quelle che erano le botaniche che noi utilizziamo all'interno adesso dei nostri gin. Quindi si comincia a importare cardamomo, cannella, semi di coriandolo e tanti pepi di varie tipologie, quindi messi tutti insieme in infusione, quindi all'interno di una base alcolica, in questo caso abbiamo visto un alcol di malto, veniva fatta una bevanda che è diventata una bevanda nazionale in Olanda, lo Genève. Lo Genève stesso poi fu utilizzato all'interno quindi dell'esercito, della marina, perché si vide intanto che questi prodotti avevano anche una componente curativa, quindi le spezie aromatiche, gli agrumi inseriti dentro potevano servire sulle navi insieme all'alcol per disinfettare quello che era l'acqua che si utilizzava, visto che era conservato in botti, quindi non aveva una grossa, diciamo, non era igienica perché stava in botti per magari settimane su queste navi, quindi si decide di utilizzare quindi una parte alcolica o comunque una bevanda alcolica da miscelare con quest'acqua proprio per renderla bevibile e per disinfettarla quindi nel momento in cui si andava a utilizzare. Ma non solo, sicuramente i marinai, per alleviare tutto il tempo che stavano in mare, faceva piacere bere qualcosa e tirarsi su un po' su di morale. Non solo, ma l'introduzione anche di alcune spezie non solo davano a questo alcol e a quest'acqua, che probabilmente insieme non avevano un gran sapore, un'aromatizzazione che lo rendeva anche gradevole. E quindi questo connubio fece sì che il gin cominciò a iniziare la sua traversata, diciamo, del mare fino verso l'Inghilterra. Altro aspetto interessante è che si accorsero che i soldati
o comunque i marinai, una volta bevuto questa parte alcolica, questa bevanda alcolica, si buttavano in battaglia molto più ferocemente, con più coraggio, e quindi venne chiamato anche il coraggio libido. Un'altra, nazione che faceva parte anche della Compagnia delle Indie si accorse di questo utilizzo di questa bevanda sulle navi e decise di farla anche sua. E in questo caso parliamo dell'Inghilterra. Siamo in Inghilterra comunque è una grossa nazione, anche lei viveva quindi di commercio, nella Compagnia delle Indie, delle spezie, vedeva quindi l'utilità quindi di avere anche una bevanda che potesse essere portata sulle navi, ma l'unico problema che avevano gli inglesi con questo gin in infusione è che tendeva leggermente al dolce, era abbastanza anche dato da quello che era la base dell'alcol di malto, è che a loro non piaceva tantissimo. E quindi provarono, essendo comunque dei bravi distillatori, avendo quindi l'esperienza per il whisky, a distillarla e renderla più secca. Quindi da qui nasce il dry gin, o comunque il London Dry Gin, in questo caso per il metodo di produzione, quello DOC, quello storico, ma tuttora è l'unico metodo che vi può garantire la qualità del prodotto che andate a comprare, e che oggi possiamo apprezzare quindi in tutta la sua trasparenza. Quindi passiamo da un prodotto in infusione, come questo che sto preparando per un cliente, come vedete, un'infusione di erbe aromatiche all'interno di un alcol, in questo caso con neutro di cereali, a un gin invece completamente trasparente, distillato. Dry, non perché toglieva quella parte dolce, sia data anche dall'alcol, sia dato dalle erbe aromatiche, e agli inglesi piaceva di più. E cominciarono così a utilizzarlo all'interno della loro marina. Quindi conosciamo quello che è il Plymouth, uno dei gin storici inglesi, che tutt'oggi è l'unico marchio DOC di gin in Inghilterra. Il Plymouth nasce così, con questi contratti con la marina militare e soprattutto con la sua parte navy, che oggi vediamo i gin neri, quelli a 57 nel codice, sono gin praticamente che erano stati adottati dalla marina militare, che dovevano avere una certa quantità alcolica, proprio perché, essendo utilizzata sulle navi, il fatto che si potesse rompere una botte di gin, quindi che questo liquido poteva cadere sulle polveri da sparo, parliamo di marina militare, quindi gli interessava più sparare che bruciare, quindi avere un alcol infiammabile, doveva essere appunto infiammabile. Quindi il Navy doveva avere il full proof, quindi doveva infiammarsi quando si avvicinava a una fiamma, e quello dava la qualità del prodotto e la sicurezza che fosse a 57/60 o comunque superiore ai 57 punti del codice. Quindi la marina militare comincia ad adottare questo gin, che diventerà poi successivamente una delle bevande più utilizzate in Inghilterra, tanto che creò proprio un problema sociale, perché in Inghilterra fu consumato più della birra, e quindi si dovette intervenire anche con un proibizionismo, proprio perché creare questo consumo smodato di gin, e anche il fatto della distillazione clandestina, visto che c'era una richiesta altissima. Molte distillazioni erano fatte in modo amatoriale ed erano prodotti tossici per il contenuto di metanolo, e quindi le persone poi avevano il problema di impazzire, e quindi dovette intervenire comunque il re con un decreto per abolire la vendita del gin stesso, naturalmente, o comunque limitarla in un certo senso, proprio per un problema di sicurezza sociale. Questo un po' a breve spanne la storia del gin. Il gin che, come ricorda Fulvio Piccinino nel suo libro Il gin italiano, che vi dico di leggere, ha una storia anche italiana. Ma perché, giustamente, lui considera il gin nato prima in Italia? Perché noi abbiamo avuto una scuola liquoristica molto molto importante, e fra le preparazioni liquoristiche che venivano fatte qui nel nostro paese c'erano anche degli infusi di ginepro, magari allungati con lo zucchero e tutto il resto, quindi dei liquori al ginepro. Noi siamo dei grossi studiosi quindi della botanica, delle erbe aromatiche, e
sicuramente nel nostro patrimonio culturale c'era comunque un prodotto molto simile al gin. Quello che io posso dire è che non considero il gin una bevanda italiana perché, differentemente nella storia olandese e nella storia inglese, forse meno ricche di tutta quella biodiversità che ha l'Italia, queste due bevande sono diventate due bevande nazionali, mentre in Italia noi avevamo altre bevande nazionali come la grappa e il gin era semplicemente un prodotto liquoristico come tanti altri. Quindi diciamo che non è stato e non è diventato qualcosa che nella nostra cultura ha abbracciato tutta la nazione, ma è un prodotto come tanti nella nostra grandissima conoscenza della linguistica. Quindi vedete dalla storia che vi ho raccontato del gin che alla fine le due tipologie di gin che si trovano quindi sono uno il gin col compound in infusione, in genere, quindi il primo gin, e l'altro è il gin distillato, in quel caso nel London Dry. Il primo London Dry è stato distillato da Gordon, naturalmente probabilmente distillazione che eseguiva Gordon in passato, poi vi farò un altro video dove vi spiegherò che c'è London Dry e London Dry, erano molto diverse, quindi erano più assimilabili a una distillazione di un gin di un micro liquorificio, di una micro distilleria odierna, quindi di un gin artigianale piuttosto che di un gin industriale venuto in migliaia di litri. E vi spiegherò in un altro video la differenza tra London Dry e London Dry, perché alcuni London Dry hanno dei costi molto bassi e sono dei gin quindi prodotti a livello industriale in grandissime quantità. E qual è la differenza di qualità per questi gin? Perché comunque c'è una differenza di qualità data proprio dal metodo di produzione, che sì, è cancellabile con diciamo per me con una leggera forzatura nella categoria London Dry, ma all'olfatto, all'assaggio sono sicuramente su un pianeta un po' diverso rispetto ai gin artigianali, e c'è un motivo molto particolare che sta nella produzione. Quindi, parlando di tipologie di gin, abbiamo visto che i due gin, diciamo, capostipiti di questa grandissima famiglia di migliaia di etichette sono col compound e London Dry. Per me, io devo dire che queste sono le due tipologie di gin. Poi oggi, mentre col compound, diciamo, è rimasto un po' quello che è, nel senso un gin un po' più di nicchia, comunque un gin che è colorato, dato praticamente dall'infusione delle erbe aromatiche, ed un gin che ha una qualità eccezionale ed è molto difficile da produrre perché bisogna prendere in considerazione vari fattori quando si va a creare un core compound, che sono la tempistica di infusione delle erbe aromatiche, il volume alcolico con queste erbe aromatiche vengono infuse, perché ogni botanica ha i suoi tempi e il suo volume alcolico per dare il suo giusto sapore o per non dare sapore sgradevoli. Oggi sto facendo la prova di un gin al caffè e ho scoperto che il caffè è un amareggiante e che per lavorarlo bene bisogna lavorarlo in un certo modo, in modo che non rilasci l'amaro ma solo quello che è il gusto del caffè. Quindi col compound è rimasto un po' così, non ce ne sono tantissime varietà di col compound, eppure come per il gin distillati potrebbero farsi in tanti modi. Io quello che dico ai miei corsisti che vengono qui ai corsi di Master Distiller è che il col compound è forse uno degli unici, o forse l'unico gin, mettiamo, che ha un senso mettere in botte e invecchiare. Perché l'alcol che si usa all'interno, che è l'alcol di un gusto a 96 volumi alcolici, in questo caso non subisce una seconda distillazione, un alambico discontinuo, diciamo artigianale, che può rendere quest'alcol più delicato, più rotondo alla bevuta. E questo vedremo che è una delle distinzioni fra London Dry industriale e London Dry artigianale. Per questo motivo l'alcol rimane un po' forte all'interno di questi gin, come anche un po' il profumo delle erbe aromatiche e anche il sapore. Alcune erbe aromatiche sono un po' piccanti, attaccano un po' il palato. In questo caso l'invecchiamento, abbiamo visto, perché noi sia l'amaro che lo scientifico, la nuova versione, il Sensi, lo invecchiamo in botte, almeno per 3, 4, 5, 6 mesi, dipende dal caso. Questo piccolo tempo di invecchiamento riesce a rendere
l'alcol con cui è prodotto molto più rotondo, simile a quello che succede con una successiva distillazione del alcol buon gusto, e riesce a smorzare un po' quelle punte, quegli spigoli che hanno le erbe aromatiche. Quindi nel alcol compound l'invecchiamento secondo me è altamente consigliato. L'invecchiamento non con chips all'interno, ma in vere botti, in ottime botti di rovere. Noi utilizziamo delle botti di un mastro bottaio di Modena, che ragazzi è una famiglia che da 800 anni produce botti. Sono botti molto costose, ma in questo caso se vuoi un bel invecchiamento che serva solamente a rendere più rotondo e più amabile il sapore del gin o della mano o di altri prodotti di alta qualità, bisogna usare botti di alta qualità. L'uso di chips è altamente sconsigliato, è quasi una bestemmia. Nel senso che oggi si usano questi chips perché si vuole dare il sapore di legno a alcuni prodotti, come può essere anche prodotti spiriti di frutta, spiriti di cereali, come può essere un whisky, e per dare una sensazione di invecchiamento veloce si mettono questi chips che danno sapore di legno. Allora, signori, penso che voi avete almeno provato una volta nella vostra vita un buon whisky. Vi faccio questa domanda: un buon whisky sa di legno? No, un buon whisky ha un sapore secco, perché il whisky giovane, l'alcol di malto è dolciastro, rotondo, dato proprio dall'invecchiamento. Quindi l'invecchiamento sui distillati, che anche lì è altamente consigliato per alcuni distillati, tipo la grappa, che sono molto spigolosi, che nell'invecchiamento prendono una rotondità, una setosità alla bevuta molto diversa, e quindi che ha la funzione, oltre che armonizzare come sono i loro profili aromatici, anche quello di smorzare alcuni punti di una distillazione magari che nella grappa è un po' forte. Quindi in questo caso è consigliata l'invecchiamento, ma è un invecchiamento che non dà un sapore di legno, ma dà un sapore, un carattere tutto particolare distillato anche dopo 10 anni. E fate questa prova, prendete un whisky di 10 anni, non avete nessun sapore di legno, di botte. Come mai? Perché sono ottime botti e l'ottime botte non rilascia il sapore del legno. Quindi chi usa i chips all'interno di un prodotto per dare un sapore di legno perché pensa che vada ad imitare quindi l'invecchiamento in botte è una persona ignorante che penso che nella sua vita abbia bevuto solo del piscio di cavallo, perché se beve un buon prodotto si accorgerà che non sa di legno, e il legno è un errore all'interno di un distillato e anche in questo caso di un gin di altissima qualità col compound, che ne smorza le sue particolarità, le sue punte, ma non cede nessun sapore, lo armonizza. Quindi col compound per me è sicuramente interessante avere un oak, quindi un gin invecchiato in botte, perché lo migliora. Nel gin distillato assolutamente, secondo me, non serve assolutamente niente se non per motivi di marketing. Questo è quanto io in esperienza ho visto. Un gin, un London Dry, la sua caratteristica, mentre col compound è più saporito, più arrogante anche come sapore, e quindi ci sta a dare una smorzatura attraverso l'invecchiamento, il London Dry è invece molto più delicato e fine alla bevuta, fine al palato, e quindi andare a invecchiare non ha nessun senso. Nella parte quindi dei gin distillati, non parliamo di distiller, è una parolaccia, abbiamo quindi varie categorie, fra cui i distiller compound, i distilled compound, compound distilled e il London Dry. Quindi cos'è? Chiariamo questa cosa. Allora, per me nei gin distillati è vero anche che per metodo di produzione, per grandi produzioni, si può anche capire l'utilizzo o per produzione in piccole quantità di un distiller compound. Un distiller compound è un gin creato mettendo insieme un insieme di alcolati che vengono prodotti da aziende anche qua in Italia e in tutto il mondo, con molto spesso partendo già da una base di un gin preso a livello commerciale, quindi per far prima si prende un gin e lo si aromatizza, perché comunque anche mettere insieme alcolati del ginepro, di tutte le 20 erbe, 10 erbe aromatiche che compongono il gin, sicuramente è un lavoro che comporta una certa conoscenza. È molto più facile prendere un gin base e inserirci
4 gocce di un alcolato che lo vanno a aromatizzare con quegli aromi che vanno a spiccare di più. Gin al pompelmo, gin al melone, gin all'anguria, gin alla fragola. È una scorciatoia che può essere capita per alcuni business, per alcune aziende che fanno quindi business su piccole produzioni di bottiglie, quindi non so, gin su ordinazione che vengono fatti in 2-3 bottiglie, una bottiglia. Non puoi andare a distillare per produrre 1 o 2 bottiglie, il costo sarebbe enorme e non avrebbe senso. Quello è comprensibile per grosse produzioni, anche se c'è un metodo migliore che poi andremo a vedere e spiegheremo meglio in un altro video, dove vengono utilizzate sì le erbe aromatiche a livello industriale, ma vengono distillate separatamente e creando delle distillazioni madri, quindi concentrate, moltiplicando, quindi se il mio è un liquido da 100 litri, quindi io farò una distillazione concentrata e in questo caso potrò poi utilizzare il mio gin, la mia distillazione madre, e allungarla con l'alcol, quindi da 1000 litri potrei produrre 10.000 litri di gin, proprio perché lo vado ad allungare con una concentrazione che ho fatto in distillazione. Questa è una produzione che si usa molto per quanto riguarda gin prodotti in migliaia di litri, proprio perché nelle nicchie, quindi anche se sono giganteschi, possono non bastare e quindi è necessario fare una distillazione concentrata per poi andarla a allungare con l'alcol e avere quindi da moltiplicare quindi le dimensioni dell'alcol, perché da quella distillazione lì potremo tirare fuori 10.000 litri di roba, anche se abbiamo fatto in un allico da 100 litri. Quindi questa è una distillazione che sì, potrebbe essere chiamata anche London Dry, perché non si aggiunge, diciamo, nulla di non neutro. Io penso sempre che aggiungere l'acqua è un conto, però aggiungere l'alcol è un altro. E c'è un difetto che è quello che comunque tu l'alcol che vai ad aggiungere non ha fatto le distillazioni come nell'olio artigianale, che non viene distillato la seconda volta, ma comunque l'alcol 96 gradi, buon gusto, così che tu prendi e metti dentro. Che non essendo, comunque essendo un prodotto industriale e non avendo un'altra distillazione amico artigianale, magari in rame, comunque rimane molto aggressivo all'olfatto, e quindi la prima caratteristica per distinguere un gin London Dry artigianale e uno fatto industrialmente è il profumo. Se sentiamo quindi che un gin è molto aggressivo di alcol, sicuramente va utilizzato questo metodo. Se sentiamo invece che un gin è molto delicato e profumato, è un gin sicuramente che possiamo promuovere come un gin artigianale. Quindi un'altra distinzione abbiamo vista fra il London Dry artigianale e il London Dry industriale. Il prezzo è diverso, ma la qualità è molto diversa. Poi lo stesso metodo può essere utilizzato invece per fare dei distilli compound, quindi per fare varie distillazioni di erbe aromatiche e mettendole tutte insieme, in questo caso concentrandole e per creare un gin e produrlo anche questo in migliaia di litri. Soffre lo stesso problema dell'altro, sicuramente non si può chiamarlo comunque London Dry in questo caso perché viene fatto un compound successivo, quindi abbiamo un distiller compound, e in questo caso il dubbio sorge che sia stato creato utilizzando alcolati prodotti da terzi. Quindi diciamo che nella parte distillata abbiamo il distillate, che comunque di solito è sempre un gin di qualità inferiore e anche molto inferiore in alcuni casi, come viene prodotto con gin di base industriale, rispetto al London Dry Gin e il London Dry Gin. Poi abbiamo l'Old Tom. L'Old Tom in teoria non è ascrivibile nella categoria dei gin, anche se comunque viene chiamato Old Tom Gin, perché sappiamo benissimo che a disciplinare il gin non può avere all'interno lo zucchero. Deve essere superiore ai 37 volumi alcolici e non può essere zuccherato. Ora, Old Tom è una categoria di gin che nasce dall'Inghilterra, ma veniva chiamata proprio gin perché in realtà non era propriamente gin a cui veniva aggiunto dello zucchero, ma erano gin che per le loro erbe aromatiche che erano utilizzate all'interno, che poteva essere cannella, frutti, fiori, eccetera, eccetera, tendevano al dolce. Quindi in realtà anche un London Dry poteva essere chiamato Old Tom perché aveva un profilo aromatico dolce. Molti gin oggi che troviamo sul mercato sono dolci e altri sono secchi a livello di sensazione del profilo aromatico che hanno.
Quindi la differenza fra Old Tom, diciamo, non esisteva particolarmente, ma veniva chiamato così un gin che aveva un profilo aromatico dolce e non propriamente zuccherato. Oggi comunque viene preso, diciamo, questa categoria per chiamare alcuni prodotti che si, diciamo, iscrivono più nel settore liquoristico, inserire nella categoria dei gin, ma in realtà che gin non sono, e perché contengono una parte zuccherata. Sono degli ottimi prodotti, lo zucchero è un esaltatore del sapore come il sale e sicuramente hanno il pregio di aumentare quello che è il sapore delle erbe aromatiche, però non sono propriamente gin. La parte, diciamo, zuccherata sta molto bene, io la sconsiglierei assolutamente sui London Dry, che proprio si chiamano London Dry e London straordinario, perché un gin distillato zuccherato non ha nessun senso. Mentre lo consiglio invece su un po' il compound, quindi l'infusione di erbe aromatiche più simili all'amaro, che magari ha un po' di profili amari, perché in distillazione l'amaro non passa, ma in infusione c'è, quindi lo si può bilanciare con un po' di zucchero e creare, se quella botanica che vogliamo utilizzare è leggermente amara, un Old Tom. Quindi abbiamo visto l'Old Tom, ma andiamo anche a vedere, diciamo, a un'altra categoria di gin che è andato di moda un po' di tempo fa. Sono quelle categorie, diciamo, che anche in questo caso non è un gin, ma è più ascrivibile al liquore, lo slow gin. Lo slow gin nasce dalla tradizione inglese, come noi qua a Piacenza facciamo il bagnolino utilizzando i frutti del pugnolo, le bacche del pugnolo che crescono nelle nostre siepi. Anche là si utilizzava questo, si faceva questo liquore dolce, solo che noi utilizziamo come base alcol neutro e una parte di vino, devo dire la verità. Invece loro utilizzavano il gin, perché per loro il gin era l'alcol comune che si trovava da tutte le parti, quindi un'infusione in gin di prugnoli con zucchero. Anche in questo caso non è ascrivibile nella parte, diciamo, dei gin, perché è zuccherato, è un liquore. Devo dire che c'è stato un grosso fermento all'inizio, ma poi oggi è un po' scomparso, perché in miscelazione spesso e volentieri, come dico, lo zucchero si può mettere ma non si può togliere, quindi è molto più facile andare a miscelare un prodotto che di sé non è zuccherato, piuttosto che uno molto zuccherato come un liquore, che poi per andare a bilanciare il zucchero ti crea dei problemi, soprattutto se ci sono altre componenti dolci come le toniche o altre cose che noi inseriamo nel cocktail. Quindi abbiamo visto un po' quelle che per me sono le categorie dei gin. Naturalmente vi dico che se ne avete delle altre potete segnalarle, su cui io dovrei fare una piccola disamina, potete segnalarle qua nei commenti. Naturalmente vi dico sempre che continuano i corsi di Master Distiller, ne stanno cremando tanti liquorifici che giustamente mi dicono che i loro clienti gli chiedono di avere il London Dry Gin. Quindi sono contento che anche la mia attività e quella probabilmente degli altri appassionati di questo prodotto stia puntando sulla qualità, e quindi il cliente giustamente che spende per una bottiglia una certa cifra, perché anche un distiller lo si può trovare tranquillamente intorno ai 40 euro, oggi invece vuole che sia di altissima qualità e sa benissimo che London Dry gli garantisce questo. Ma non sottovalutate anche il col compound. Col compound, dico sempre, è un gin colorato quindi dalle erbe aromatiche. È un gin sincero, perché nessuno dovrebbe colorare come vedete, di giallo, di ambrato. Oddio, gli amari oggi vengono colorati perché vengono fatti industrialmente con un compound di alcolati, ma guardate che bel colore oro che ha. A me piace tantissimo, ma essendo che il gin è una cosa delle persone come la Ferrari rossa, il gin è trasparente, sono prodotti di nicchia, quindi nessuno andrebbe a colorare un gin a livello commerciale artificialmente. Quindi sono dei gin sinceri che ti dicono che in questo caso le erbe aromatiche sono state utilizzate all'interno, e vi devo dire che sono fra i miei preferiti perché io amo i sapori forti, e li potete utilizzare anche magari con la lemon. Se siete appassionati, provate il lemon e col compound, perché la lemon è un po' forte, andrebbe a rovinare quel profilo aromatico di un London Dry che è molto più delicato. Quindi abbiamo un gin più delicato e un gin un po' più aromatico. Quindi sono storici, quindi sono della storia. Uno è il gin primordiale, uno Geneve, l'altro è, diciamo, un gin che tuttora è diciamo, il re
del prodotto, quindi il London Dry gin distillato, quello che piace di più a tutti, ma sono due prodotti assolutamente che hanno senso di essere nelle loro varianti. Allora, il London Dry non ha varianti, non deve essere toccato. Come abbiamo visto, il compound, se fa un po' di invecchiamento, non gli sta assolutamente male. Quindi, ripetiamo perché il London Dry è interessante e è una sicurezza, perché acquista un gin di bere qualcosa di unico, perché deve essere fatto in alambico, in un unico passaggio, senza aggiungere niente né prima né dopo. Quindi questo ci garantisce che abbiamo usato l'alambicco, quindi che un alcol sia stato distillato una seconda volta in un alambico artigianale, non in un alambico industriale, che lo rende molto più rotondo e molto più delicato, che siano state utilizzate le acque aromatiche, come vedete questo è il nostro basket, che da qui in corrente di vapore, e che quando esce non venga più toccato e non sia aggiunto più niente, e quindi quello toglie la possibilità di fare dei compound di stile e poi di chiamarli London Dry. Quindi ancora un saluto, Gin Lover qui dai campi dell'azienda agricola Shimon-Shine. Spero che questo disamina delle varie categorie, a mio avviso, di gin sia interessante. Noi vi aspettiamo qui, chiamateci pure se volete sapere informazioni sui corsi di Master Distiller, che sono sempre più numerose le persone che stanno venendo, oppure se volete creare una ricetta di un gin possiamo collaborare insieme e aiutarvi anche nella produzione conto terzi, perché noi seguiamo anche le persone che fanno promozione conto terzi, faccio da consulente e anche per creare le ricette di gin, non solo per insegnarvi a produrre voi il gin. Vi ricordo che sotto c'è sempre il link per il nostro piccolo alambico di saggio, anche quello sapete quanto è importante creare i propri gin, anche a livello amatoriale su un alambico, che poi vi dà la possibilità, le stesse ricette, di riportarle su una di quelle produzioni. Quindi, ancora una volta, vi saluto e vi auguro buon gin tonic qui da Via Cesare sui campi dell'azienda Shimon-Shine. Ciao!